Buongiorno, benvenuti nel mondo di Astro Tarotina, un mondo fatto di astrologia, di tarocchi e di molto altro, di cose che mi interessano, spero che vi interessino e che desidero condividere con voi. Oggi parleremo di affinità, corrispondenze, di relazioni, di polarità. Parleremo di amore in un modo astrologico. Ogni segno zodiacale è un archetipo, possiamo dire, della relazione, dell'amore, e ogni elemento, acqua, aria, terra, fuoco, ci indica un modo unico di amare, di entrare in relazione con l'altro, e in fondo il cerchio dello zodiaco ci presenta 12 specchi che in un qualche modo riflettono il desiderio umano di essere accolti, compresi, visti o di evolvere anche attraverso l'altro. Ora, io ho già condiviso dei video sui 4 elementi acqua, aria, terra e fuoco, quindi potrete trovarli su questo canale YouTube. Oggi veramente parleremo di questi 4 elementi, ma nell'aspetto proprio della relazione. Ci sono, come posso dire, gli amori solari che conquistano e sono quelli legati al fuoco, ci sono degli amori lunari che sono più nascosti e misteriosi, fatti di acqua, ci sono degli amori fatti di parole, di pensieri, di idee legati all'acqua, ci sono degli amori che si costruiscono giorno dopo giorno, pietra dopo pietra, fatti di terra. Ora, al di là di questi elementi, naturalmente, ogni segno porta con sé una polarità, direi fondamentale, maschile e femminile, yin yang, non ha nulla a che vedere con il genere, sono veramente, come dire, degli atteggiamenti cosmici legati agli elementi, cioè ci sono dei segni che sono più, che emettono, che proiettano, che creano, yang, quindi maschili, dei segni che accolgono, che contengono e che fertilizzano, e quindi segni yin detti femminili. E al di là delle affinità naturali, l'amore o la relazione è proprio data da un'alchimia molto complessa tra polarità, cioè tra chi emette, crea, tra chi emette, scusate, crea, e chi accoglie, riceve, nutre. È proprio in questa tensione, che io definirei sacra, che nasce la magia della relazione, la vera alchimia dell'amore. L'astrologia ci permette di creare dei punti di risonanza, di creare delle zone di comfort, di definirle meglio, cioè dove l'amore per esempio è come un giardino fiorito, e questo quando gli elementi sono, quando i segni appartengono allo stesso elemento o sono comunque di elementi compatibili, oppure quando sono zone di trasformazione, quando i segni appartengono a elementi diversi che sono difficilmente compatibili fra di loro, ma che servono per l'evoluzione, superare se stessi. Quindi quando due persone si incontrano non è solo un incontro di occhi, di corpi, ma sono proprio i loro elementi che o cercano di fondersi, o le loro polarità cercano di aggiustarsi, o i loro archetipi interiori, vi proporrò per ogni segno un archetipo interiore, dialogano silenziosamente fra loro, chi attraverso azioni, chi attraverso gesti, chi attraverso silenzi, chi attraverso parole. Quindi quello che faremo in questi 2 video, questo che è dedicato all'aria e al fuoco e un altro che sarà dedicato all'acqua e alla terra, cercheremo proprio di capire le sfide evolutive, cioè ci sono degli incontri che sono fatti per scuotere, per trasformare, ci sono incontri che sono fatti per godere della dolcezza dell'amore. E quindi vedremo come ogni segno zodiacale presenta una sfaccettatura diversa proprio del modo di entrare in relazione con l'altro. E cominciamo subito con il fuoco. Il fuoco è l'amore come inizio, il fuoco è una scintilla, è la scintilla che interrompe l'inerzia dell'invisibile per diventare visibile. Quindi i segni di fuoco, il fuoco ama, direi come un'offerta. Rivela qualcosa. I segni di fuoco sono Ariete, Ariete, Leone e Sagittario, eccoli qua, incarnano proprio l'amore primordiale, cioè secondo loro l'amore è un atto, è una dichiarazione,
Poi andremo a vedere ogni fuoco ha la sua sfumatura, naturalmente, ogni fiamma ha la sua sfumatura. Cominciamo subito con l'Ariete, abbiamo molte cose da dire. L'Ariete è proprio la fiamma iniziale, è un amore come energia grezza, cioè l'Ariete non ama a metà, per l'Ariete amare è quasi una sfida, un impulso diretto, è un richiamo proprio vitale, l'Ariete desidera. Infatti l'archetipo che ho scelto è quello del guerriere, no? Del guerriero, scusate, in amore, e vede nell'atto una terra da scoprire, non da conquistare, da scoprire. È quello che gli piace, la gioia dell'ignoto, il fatto che tutto è possibile. Ma in questa urgenza può dimenticarsi l'altro, dell'altro, non per egoismo, ma proprio perché eccesso di energia, di vita. Quindi l'Ariete ha bisogno di uno specchio che le accolga senza consumarsi, no? Di fronte a questo fuoco, senza spegnersi. I segni d'aria sono perfetti, cioè Gemelli, Bilancia e anche Acquario, perché offrono proprio questo modo anche della leggerezza in un qualche modo. I segni d'acqua e i segni di terra invece diciamo che portano l'Ariete a incontrare un mondo denso, un mondo profondo, con il quale può o scontrarsi o risvegliarsi, non c'è proprio una mezza via. Per esempio il Cancro lo costringe a rallentare, a sentire, il Capricorno a costruire, lo Scorpione a rinascere e a morire, cioè a ogni segno a modo suo cerca di far capire all'Ariete che l'amore non è solo fuoco, ma può essere anche per esempio ombra o anche pazienza. Passiamo al Leone. Il Leone ha il sole nel cuore, è l'amore come splendore, è proprio il re, il sovrano che offre il suo regno, è fatto di generosità, di orgoglio, di presenza. Il suo amore è un sole che illumina, che riscalda, che ingrandisce. Certo ha bisogno di essere ammirato, ha bisogno di essere onorato, scelto, ma non per vanità, ma perché proprio per lui l'amore è una celebrazione della vita. Infatti ho definito come archetipo quello del sovrano in amore, perché ama elevare l'altra persona, al di rivelare la bellezza dell'altra persona, è fedele, sicuramente protettivo, è anche ardente, ma ha bisogno proprio di essere riconosciuto. Si trova molto bene con i segni d'aria, che possono diventare delle muse, come la Bilancia, per esempio, leggeri oppure giocosi, come i Gemelli, e con i quali possono anche costruire qualcosa di artistico. Però quando il leone incontra l'acqua, ecco, si trova in difficoltà perché rischia di annegare in un qualche modo nell'invisibile. Di fronte alla terra si può sentire anche limitato, no? Lo Scorpione lo affascina, ma a volte proprio lo infastidisce, lo preoccupa, anche perché c'è troppo mistero, troppo buio per un cuore che ha bisogno di luce. Il Toro, ok, lo rassicura, però contemporaneamente lo controlla. Con il Leone diciamo che l'amore diventa un tempio dove il leone ama regnare con l'altro, è proprio un regno condiviso. Passiamo ora al Sagittario. Il Sagittario è veramente il rappresentante pellegrino dello zodiaco, lo chiamo, cioè l'impulso sacro, l'amore come ricerca di significato. I Sagittari non amano assolutamente mettere radici, hanno bisogno di vedere nella relazione la scoperta di qualcosa di nuovo, un'espansione, un orizzonte, un'avventura. Infatti io lo chiamo un po' colui che passa da una cosa all'altra. Infatti è un segno anche mobile, se vogliamo, doppio, cioè una specie di traghettatore che insegna ma che contemporaneamente impara dall'altro, caratterizzato dall'entusiasmo, dalla fede, anche dall'umorismo. Cerca sicuramente un compagno di avventura, uno spirito libero, non un rifugio, non un'ancora fissa. Allora, i segni d'aria vanno benissimo con il Sagittario, l'Acquario lo stupisce, la Bilancia lo affascina un po', diciamo la verità, i Gemelli lo fanno ridere. Sono coppie, io le chiamo filosofiche, nomadi, dove la libertà è sacra. Di fronte all'acqua il Sagittario a volte non capisce proprio tutta questa emotività, tutto questo sentire. La Vergine e il Capricorno lo limitano molto, lo strutturano a volte un po' troppo. Proprio il Sagittario è la freccia del risveglio, ecco, se dovessi riassumerlo.
Ora vediamo che sappiamo che il fuoco e l'acqua si combinano, scusate, che il fuoco e l'aria si combinano bene. Il fuoco, anzi l'aria accende il fuoco in un qualche modo riscalda l'aria, e quindi i segni che appartengono a questi due elementi sono compatibili fra loro. Ora vediamo che per esempio l'Ariete e i Gemelli costituiscono proprio una coppia vivace, giocosa, divertente, in costante movimento. Il Leone e la Bilancia, l'eleganza, la bellezza, la fedeltà. Naturalmente Sagittario e l'Acquario, la scoperta di nuove cose, la ricerca, il sogno condiviso. E effettivamente con l'aria e il fuoco si eleva, però bisogna stare attento che non si bruci troppo in fretta. Troppa aria fa estinguere il fuoco. Quando invece il fuoco incontra la terra e l'acqua, le cose cambiano, cioè di fronte all'acqua il fuoco si confonde, non sempre riesce a cogliere le profondità, le emozioni, ma se impara il fuoco ad ascoltare questa emotività, l'acqua può aiutarlo a calmarsi, la tenerezza, direi, può aiutarlo a lasciare, proprio a smettere di combattere, insomma. Di fronte alla terra il fuoco si scontra con la realtà, si scontra con i muri della pazienza, della lentezza, della struttura, ma se accetta di confrontarsi a questo, si rende conto che la terra può aiutarlo a incanalarsi. Quindi queste relazioni a volte sì, terra e acqua sono tese, ma sono profondamente trasformative proprio perché richiedono umiltà, ascolto ed equilibrio. Quindi amare con il fuoco vuol dire essere presenti, esserci, essere veri, essere interi. Vuol dire ti amo, come posso dire, come direi io sono vivo. Significa non aspettare che tutto sia perfetto, significa seguire la prima intuizione, ma anche nel tempo, negli incontri, significa imparare a temperare le cose, significa alimentare la fiamma senza che bruciare l'altra persona, significa capire che il fuoco può essere anche qualcosa di costante, di dolce e di quotidiano. E il fuoco quindi accende, rivela, inizia qualcosa, comincia, e soprattutto il fuoco ricorda agli altri segni che senza l'audacia, senza il desiderio, senza la luce non può nascere nessuna forma di amore. Passiamo ora all'aria. L'aria è amare attraverso le parole e i pensieri. L'aria è l'elemento invisibile per eccellenza, è dappertutto ma non lo vediamo, sostiene tutto ma non lo vediamo. L'aria rappresenta nelle relazioni il pensiero condiviso. I segni d'aria, che sono Gemelli, Bilancia e Acquario, amano conversare con l'altro, il dialogo è fondamentale, esprimersi, decifrare, capire, non vogliono solo sentire, vogliono creare uno spazio comune con un linguaggio che è unico alla coppia, proprio di scambio. Il pensiero è coinvolto, le parole devono circolare, le idee devono prendere il volo. Questa polarità maschile proprio dell'aria, quindi yang, ha una posizione emissiva, cioè che cosa fanno i segni d'aria? Offrono, e che cosa offrono? Delle parole, dei concetti, delle visioni, hanno anche una capacità di ascolto sottile molto importante, che portano a volte leggerezza dove c'è della gravità. E quindi andiamo a vedere adesso nello specifico il respiro curioso dei Gemelli, la brezza direi equilibrata della Bilancia e il vento visionario dell'Acquario. Cominciamo dai Gemelli, che è veramente il messaggero della comunicazione, è l'amore giocoso. Per i Gemelli l'amore, la relazione è proprio un dialogo ininterrotto, fatto di curiosità, di scoperte, di movimento, di sorpresa. Direi una delle parole chiave per i Gemelli è la sorpresa. Non sopporta la pesantezza, non sopporta proprio il silenzio, anche io l'ho definito come archetipo il funambolo dell'amore, è affascinante, divertente, vivace, a volte sfuggente, vuole capire tutto, vuole esplorare tutto, e chiaramente può amare, anzi ama spesso diversi aspetti della persona, a volte anche diverse persone, ma lo fa perché questi sono tutti specchi della sua ricerca interiore. Ora ha una compatibilità naturale con il fuoco, quindi segni di fuoco, l'Ariete, Leone e Sagittario.
quindi condividono delle relazioni veramente leggere, dinamiche, elettrizzanti, avventurose, ma quando incontra la terra si sente giudicato, si sente anche un po' annoiato e di fronte all'acqua si perde, no? Anche un po' paura, a dire il vero, di queste profondità, si sente sopraffatto, ma semplicemente perché non ha ancora trovato il linguaggio per descrivere le emozioni. E quindi i gemelli deve imparare che non tutti i dialoghi sono fatti di parole, che si può comunicare anche attraverso altro, gli occhi, i silenzi e anche le assenze di fatto. Allora, passiamo adesso alla bilancia, che è l'esteta dell'anima, è veramente l'amore giusto. La bilancia, che è governata quindi da Venere, potremmo dire che i bilanci sono nati per amare, ma non in modo passionale, in maniera armoniosa, cioè attraverso una forma di equilibrio, di bellezza condivisa, di giustizia interiore. L'amore per loro è un'arte, è una danza, infatti io l'ho chiamato un po' l'equilibrista dell'amore. Ascolta, soppesa, aggiusta, non vuole dominare né essere dominato, cerca nella relazione di co-creare un mondo a due dove ognuno trova il suo posto, si accende chiaramente in presenza del fuoco perché il leone lo riempie di calore, l'ariete di forza, il sagittario di significato e anche di avventura, mentre di fronte ai segni d'acqua o di terra la bilancia sente la gravità, si sente rallentata, o allora sente un'intensità, per esempio di fronte all'acqua, che la sbilancia, che le fa perdere l'equilibrio. Perché in realtà hanno bisogno di un po' di distacco in amore, ma non si tratta di freddezza, il distacco è necessario perché loro cercano sempre l'equilibrio, non cercano la fusione. Andiamo a vedere adesso l'Acquario, che è il visionario fraterno, no? Ed è veramente l'amore universale. E l'Acquario ama al di là dei limiti, al di là del genere, al di là dei corpi, a volte al di là delle forme, ama le unioni consapevoli ma libere, in evoluzione, assolutamente non ama possedere né essere posseduto, ma ama l'ideale, la missione. Infatti io ho usato l'archetipo del ribelle luminoso, ama fuori dagli schemi, ama inventare anche un modo diverso di essere in connessione, in relazione. A volte può sembrare un po' freddo e impersonale, in realtà è di una fedeltà vibrazionale molto chiara e ama accompagnarsi con qualcuno con il quale può andare verso un risveglio. Quindi i segni di fuoco lo esaltano, il Sagittario lo ispira, l'Ariete lo stimola, il Leone anche lo provoca, perché è al suo posto naturalmente, e insieme possono sognare e anche innovare. L'acqua e la terra si sente rallentato, si sente anche giudicato, non capito, perché ma insomma potrebbe essere invece utile per l'acquario saper scendere all'interno delle proprie emozioni per incanalare, ma anche come dire, concretizzare i propri ideali e a volte anche come dire, mostrare il proprio amore attraverso dei gesti semplici. Quindi in questo caso appunto l'acqua, l'aria e il fuoco, scusate, l'aria e il fuoco veramente si alimentano l'un l'altro, si risvegliano l'un l'altro. Per esempio i gemelli e l'ariete, io li vedo sempre come due bambini luminosi, o la bilancia e il leone si ammirano e creano, nel senso anche creature, figli, ma proprio delle creature, delle creazioni artistiche si elevano a vicenda, l'acquario e il sagittario naturalmente seguono i loro sogni. La sfida per l'aria, i segni d'aria e di fuoco insieme è proprio quella di rimanere con i piedi per terra, di non perdersi a volte in congetture, ma la loro forza insieme sta proprio nella capacità di espandere il cuore, quindi il fuoco attraverso il pensiero. Ora, le sfide dell'aria riguardano proprio la densità dell'acqua e della terra, così come le sfide, abbiamo visto prima, del fuoco. Cioè quando c'è acqua l'aria si trova in difficoltà, le troppe emozioni, cioè se riesce a imparare ad ascoltare scoprirà un mondo che nessuna parola può definire e può lasciarsi andare proprio all'intuizione, e di fronte alla terra sente che viene a volte giudicata, rallentata, ma ecco, ancora una volta si riesce a guardare lo specchio che ha di fronte, si rende conto che gli dà stabilità, rigore. La Vergine gli insegna la precisione, il Capricorno gli insegna per esempio la perseveranza, il Toro
la sensualità incarnata, quindi è importante anche dare materialità, concretezza alle sue idee. Ora, come ama l'aria, abbiamo detto, attraverso le parole, attraverso gli sguardi, attraverso anche le risate. Non è la fusione proprio che lo interessa, le interessa ciò che interessa l'aria, quindi i segni d'aria, veramente lo spazio, la libertà, il respiro, lo spazio sacro dentro il quale ognuno può rimanere se stesso, ma si costituisce una nuova entità che è il noi e che è viva, no? È proprio, e l'amore dell'aria non è freddo, no, no, è intelligente, curioso, è ispirato, e proprio aumenta attraverso il dialogo, e quando l'aria osa entrare nel cuore, contattare il fuoco e mescolare i suoi pensieri con la tenerezza, per esempio, dell'acqua, allora diventa risalita, grazie anche alla solidità della terra, si innalza, solleva e guarisce perché unisce. Ecco, per finire, una semplice pratica con i tarocchi di Marsiglia. Vi invito a mescolare il vostro mazzo di carte e pensate che dovete scegliere una carta e chiedetevi: cosa mi insegna questa carta sull'amore oggi? Quindi scegliete la vostra carta, la guardate, semplicemente accogliete quello che viene senza giudizio, e vi fermate un momento per ascoltare il vostro cuore, che è il fuoco, che si unisce al respiro, allo spirito, che è l'aria. E concludo con una frase di Albert Schweitzer che dice: l'amore è l'unica cosa che raddoppia ogni volta che viene condivisa. Con questo vi lascio e vi ringrazio di aver trascorso questo tempo con me, perché, come dico sempre, il tempo, oltre alla salute, sono i nostri due beni più preziosi. Quindi grazie, grazie, grazie di aver passato questo tempo con me. Vi ricordo di iscrivermi, se non l'avete ancora fatto, al canale YouTube Astro Tarotina, di mettere un pollice se vi è piaciuto, di attivare la campanellina delle notifiche, di andare a scoprire, se non l'avete ancora fatto, le pagine Instagram Astro Tarotina, di iscrivermi a mariacristina.astrotarot@gmail.com se desiderate una consulenza di astrologia, di tarocchi o di astrotarocchi. Anche scrivermi se desiderate ricevere la newsletter settimanale di astrologia e di tarocchi, oppure il questionario per valutare le vostre conoscenze di astrologia e di tarocchi. Grazie, grazie, grazie e alla prossima!